Eccoci qui ragazzi, bentornati in questo nuovo video verso Bologna-Napoli. Parliamo del nostro Napoli, parliamo di ciò che è successo ieri perché piove sul bagnato a livello di infortuni ed è un argomento che non ho voluto trattare durante i ritiri dopo tutta quella serie di affaticamenti eccetera eccetera. Ne parliamo in questo video perché qualche domanda ce la possiamo porre, ce la dobbiamo porre e nella maniera più assoluta perché ogni 10 giorni perdiamo un calciatore, che siano affaticamenti muscolari di una settimana, che sia un infortunio che ti tiene fuori un paio di partite, cose lievi, cose più gravi. Non va assolutamente bene perché siamo quasi agli inizi di ottobre, ancora dobbiamo arrivare ad ottobre e già contiamo, comunque non è che contiamo, ma non abbiamo mai avuto un'infermeria completamente vuota dall'inizio dei ritiri ad oggi. Quindi qualche domanda ce la dobbiamo fare nella maniera più assoluta. Partiamo, prima di cominciare ovviamente iscrivetevi al canale ragazzi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, lo dico sempre, così restate aggiornati sui contenuti e un bel like a questo video, un like per il Napoli che va a fare 3 punti a Bologna, fondamentali oggi perché abbiamo anche visto i risultati che sono usciti ieri, quindi guadagniamo su qualcuno e diamo 2 punti alla Lazio e prendiamo 3 punti sulla Juventus. Sarebbe cosa buona e giusta portare via 3 punti da Bologna, anche se non è semplice. Ci arriviamo, partiamo dalla linea difensiva schierabile. Nathan e Ostigard, i due centrali rimasti, 2 sono infortunati, 2 ce li hai e va benissimo così. Ho già sentito e letto cose strane nel mettere Di Lorenzo centrale, addirittura c'è anche chi ha ipotizzato un Caciust al centro della difesa. Io nella maniera più assoluta dico, giochiamo con i 2 centrali che abbiamo. Se dobbiamo poi correre ai ripari per un eventuale cartellino di un centrale, non ti vuoi giocare al limite della partita rischiando l'altro giallo e andare in inferiorità numerica, allora si fanno determinate considerazioni, puoi spostare Di Lorenzo come centrale e fai entrare Zanoli, assolutamente può essere una soluzione, ma deve essere solamente una soluzione per ovviare ad una semicatastrofe, ma non deve essere la soluzione di partenza perché altrimenti mi incazzo come un animale. Ecco. Si legge ballottaggio Raspadori Politano sulla fascia destra, altra mi auguro cazzata perché vedere Raspadori di nuovo per l'ennesima volta calcare quella fascia destra non è il suo ruolo, l'abbiamo detto 100 milioni di volte, lo sanno tutti, anche le pietre, quindi mi sembra quasi uno sfottò quando si fanno le probabili formazioni di uscirsene con una cosa del genere. Formazione che dovrebbe essere Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Nathan, Mario Rui. Mi auguro che Mario Rui venga preferito ad Olivera per un fatto di passo lungo che ha il Bologna su quella fascia, quindi al passo lungo ci possiamo contrapporre con il passo corto di Mario Rui, ma questa è una mia opinione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Anghissà, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Politano dovrebbe essere la formazione. Mi auguro che nel caso si voglia sedere Politano e non lo si faccia giocare, viene da un infortunio recuperato alla grande, un piccolo affaticamento recuperato alla grande nel post nazionali, ha già giocato. Se non te lo vuoi rischiare dall'inizio o gli vuoi far fare 45 minuti perché l'ha detto anche Garcia in conferenza e l'abbiamo visto anche noi, lì avanti è il più pimpante ed è il più lucido del trio offensivo, quindi farlo giocare assolutamente, però se dobbiamo correre ai ripari al 45esimo metti Lindstrom e non mi mettere Raspadori sulla fascia perché altrimenti comincio a sclerare e poi cominciamo con la solita tiritera, sì perché tu ce l'hai con Garcia, no io non ce l'ho con Garcia, però le cose vanno fatte come si deve e per il verso giusto, almeno ad onor di logica, ecco, ad onor di logica dovrebbe essere così.
Analizziamo un attimo questa situazione degli infortuni, perché abbiamo giocato 5 amichevoli, anzi su 6 nel precampionato, senza avere tutta la rosa a disposizione. Chi era affaticato a destra, chi era infortunato a sinistra, chi per poco minutaggio anche all'inizio del campionato comunque è stato messo in sordina, eccetera, eccetera. Ci hanno sempre raccontato la solita favoletta che è stata fatta una preparazione per arrivare quanto più tonici a maggio e fare tutta la stagione senza subire affaticamenti drastici, che ci saranno nella maniera più assoluta perché sono umani. È impossibile non avere cali durante una stagione intera, però ci hanno sempre raccontato la storia che è perché abbiamo fatto un determinato tipo di preparazione che ci sono questi affaticamenti e questi piccoli infortuni. A me va anche bene, però il tempo è galantuomo e se noi caliamo durante la stagione cadono comunque la preparazione fatta bene e andiamo a girare il dito nella piaga tra preparatori atletici e preparazione, perché è un dato di fatto che ogni 3-2 perdiamo un calciatore. Caciusto è stato recuperato aveva un affaticamento ed è stato recuperato per fortuna, quindi partirà per Bologna. Rachmani non ce l'abbiamo e lo sappiamo, e su questo mi voglio soffermare un attimo e fare un applauso a Garcia, perché ieri in conferenza non le ha mandate a dire a nessuno e ha detto palesemente che Rachmani il fastidio lo aveva anche prima di partire per le nazionali. Poi è andato in nazionale, ha fatto 2 partite intere con il Kosovo. È normale che torni e al primo movimento così sei un tantino più freddo, forse hai steccato un attimo il riscaldamento, entri col Braga 13 minuti e succede l'infortunio. È una cosa normalissima, è fisiologico. Però l'applauso va fatto a Garcia per aver esternato appunto questa situazione. Cari ragazzi, se avete fastidi non partite per le nazionali. Io mi rendo conto che vestire la maglia della propria nazione, giocare per la propria nazione, dare il contributo per la propria nazione, per amor di Dio, io voglio capire tutto quello che volete, però ne va poi la stagione del club va ad influire sulle prestazioni, va ad influire sui risultati che poi fai nel club. Va bene che nel caso tu un calciatore si infortuni in nazionale ci sono dei contentini da parte dell'UEFA, perché poi vieni pagato un tot, un minimo ti viene dato come contentino, ma non sarà mai paragonabile a, mettiamo il caso che tu perdi 2-3 calciatori per un paio di mesi e al limite comprometti l'andarsi in campionato, non riesci ad arrivare quarto. Il quarto posto vale 30-40 milioni della Champions. I contentini arrivano a 40 milioni, non penso proprio, quindi situazione da gestire diversamente. Se si hanno dei fastidi, non partite per le nazionali, non partite, perché altrimenti ci ritroviamo nella situazione di oggi, di andare a Bologna, che è già una partita delicata di per sé, 1 per l'avversario, 2 per il periodo, 3 dobbiamo trovare conferme dopo una partita giocata così in Champions League, portata a casa a livello di risultato, dobbiamo avere conferme di gioco e ovviamente parti già con un minimo handicap dei 2 difensori centrali, anche se guardando il bicchiere mezzo pieno vedremo Nathan, mi auguro per tutta la partita, nel caso abbia 90 minuti, perché l'incognita è anche questa, hai 90 minuti nelle gambe, altrimenti si deve per forza ricorrere a spostare Di Lorenzo centrale a un certo punto della partita e a far entrare Zanoli. Se Nathan non dovesse farcela per 90 minuti, ed è anche plausibile perché l'abbiamo visto 30 secondi dall'inizio del campionato, quindi ci può anche stare una cosa del genere. E ripeto, è una soluzione che può far comodo se devi far fronte a, tra virgolette, catastrofi del genere, ma non partiamo con questa difesa che ho visto e già letto da qualche parte, Ostigard, Di Lorenzo e i 2 terzini, perché comincio ad arrabbiarmi e non poco. Detto questo, speriamo di
fare una buona partita, non mi voglio nemmeno auspicare una grande partita, ma una buona partita a livello di gioco ed intensità, perché il risultato sarà una conseguenza dello stesso, e non sperare di portare a casa qualche punto da Bologna con una mentalità fallimentare e una mentalità da medio-bassa classifica. Ecco, io mi auguro di non chiedere troppo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video e non mancate stasera alle 20 live post partita di Bologna-Napoli. Ciao!